Benvenuti su Deriver Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi avremo la seconda e ultima puntata sul tracciacurve, dove presenterò e farò vedere le varie prove dinamiche su alcuni componenti, transistor, SCR, diodi, in maniera che si possa capire come è il funzionamento di questo tracciacurve, anche se vecchio. Che come ho ripetuto più di una volta funziona comunque bene. Possiamo vedere così sul banco come si comporta e come funziona. L'altra cosa che vi volevo dire mentre sono qui è che qualcuno si sarà accorto che sul canale c'è anche il pulsantino abbonati. Non è obbligatorio chiaramente abbonarsi al canale, io sono contento già se vi iscrivete. E su questa cosa farò un video a parte poi sul discorso degli abbonamenti. Non cambia niente anche se c'è il pulsante abbonati, perché anche chi non si abbona ovviamente vede comunque continuerà a vedere il canale e continuerà, diciamo, a vedere più o meno tutto come prima. Il pulsante abbonati è arrivato perché raggiunti un certo numero di iscritti YouTube, diciamo, è contento se si mette, perché serve per fare andare avanti il canale, se no il canale poi alla fine viene spostato un attimino meno visibile, diciamo. Sicché l'ho fatto, però ripeto, ho messo delle cifre minime che, per carità, il costo di un caffè al mese, se qualcuno si vuole abbonare mi fa piacere, se qualcuno non si vuole abbonare ovviamente sono contento che si iscriva al canale, non occorre che si abboni, è tutto come prima. Diciamo che ho messo qualcosina in più per gli abbonati, che potrà vedere un dietro le quinte quando faccio le prove sulla strumentazione, che poi ci farò il video, alcune cose in più che quella la vedranno, diciamo, solo gli abbonati. Ma per il resto rimane tutto uguale, sicché non preoccupatevi, continuerete a vedere tutto senza nessun problema. Ovviamente se qualcuno diciamo si abbona, sono contento, perché se entra qualcosa farà comodo al canale per acquistare, diciamo, componenti, materiale per fare dei video nuovi. A proposito, qualcuno mi ha scritto se poteva mandarmi, come succede in altri canali, del materiale che non usa più, cioè, che ne so, magari strumentazione vecchia, apparecchi vecchi, da poterci fare un video, da poterli vedere. Io, se qualcuno li vuole mandare, sono più che contento. In fondo alla descrizione del canale c'è l'email a cui scrivere, scrivete lì, ci troviamo d'accordo su dove spedirli, poi io ci farò l'unboxing di quello che arriva, dirò chi ovviamente l'ha spedita, e poi se è materiale che ci posso fare un video, volentieri ci faremo un video sopra. Pertanto continuate la visione e guardate come funziona questo famoso tracciacurve. A dopo. Allora, eccomi qui a mostrarvi il tracciacurve. Il mobile non l'ho riverniciato perché ho pensato di ripulirlo bene, e se c'ha qualche imperfezione sopra dovuta agli anni, ci ha messo tanti anni a procurarsele queste imperfezioni, questi graffietti, che ho pensato di lasciarlo, considerando che ha più di 40 anni, va bene così, fa parte del vintage. Gli ho rifatto i cavi più corti, ora passerò davanti in più occasioni perché purtroppo devo regolare le varie funzioni, e tornano meglio, sono più corti, ho cambiato i cavi, l'ho messi al silicone, sono più morbidi e via discorrendo, diciamo. Allora, il tracciacurve, la prima cosa che bisogna fare, che lo vedete sul monitor dell'oscilloscopio, spero che si veda bene, è la taratura. Ora scusate se da questa parte passo davanti con la mano. Per avere la taratura bisogna fare in maniera che diciamo questa riga passi perfettamente in diagonale, non attraverso lo schermo ma attraverso questi quadretti qui, da questo quadretto a questo quadretto.
e in questa maniera il tracciacurve è tarato. A questo punto, dopo che abbiamo fatto la taratura, possiamo metterlo su tracciacurve. Si vedrà una riga così, che possiamo spostare a questo punto perché è tarato a piacimento sull'oscilloscopio. Vi inserisco un altro transistor qui, da questa parte, transistor nero, è un tip 36, sì, è un tip 36, pertanto è un PNP e lo montiamo qua, montato. Mentre qua abbiamo un classico 2N3055 dell'RCA, che erano molto buoni all'epoca. Allora, già premetto che ci sono tanti apparecchietti, ora che voglio dire vi diranno se il transistor è PNP, vi diranno il guadagno del transistor e tante cosine. Questo qui però con le curve che fa sullo schermo vi dirà anche a che tensione è quel dato guadagno, a che corrente è quel dato guadagno, che gli apparecchietti ovviamente da 10 euro o giù di lì che si trovano sul mercato non ve lo dicono. Allora iniziamo così, ecco qua, iniziamo in questa maniera, troppo alta la corrente, ecco, partiamo da questo presupposto qui. Ora questo commutatore serve per fare la commutazione da questo transistor a questa, cioè da queste boccole a queste altre boccole, in maniera che possiamo fare un confronto anche fra due tipi di transistor, vedere quello, qui magari mettiamo il transistor campione e qua ne scegliamo un altro per vedere che abbia le stesse caratteristiche. Non so se si vedono, comunque uno è questo, è messo qui, è nero purtroppo sul verde, si vede male, comunque è messo su quelle, e uno è qua dove ci sono le boccole di uscita che vanno al verticale e all'orizzontale dell'oscilloscopio. Allora da questa parte, già guardando le curve, sono in alto e stabiliamo che questo transistor, tanto per incominciare, è un NPN. Quest'altro che mi dà le curve invece in basso vuol dire che il transistor, diciamo, è un PNP. E questo così a colpo d'occhio ci dice già cosa stiamo guardando. Ora questo lo togliamo, il PNP lo togliamo, che ci serviva solo per far vedere se era un NPN o un PNP, e mettiamo degli altri 2N3055 per fare la comparazione. Questi sono della Fairchild, sempre roba vintage, nuova, NOS come si dice ora in gergo, però è roba nuova e che ho io ancora nei cassetti, ce n'ho ancora una decina, 15 quelli che sono. Sicché ora abbiamo due tipi di transistor, sempre 2N3055. Iniziamo a aumentare la corrente di gate, portiamola per esempio sullo 0,5, in maniera da avere una bella, eccoci qua, da avere una bella serie di curve. Partiamo da qua, la prima la mettiamo sullo 0 e abbiamo queste curve qui che poi si guarderà che beta può avere questo transistor, belle distanziate una con l'altra, e in questa posizione qui ogni curva che vedete distanziata, ogni quadretto sono 50 mA di corrente di collettore, se non mi sbaglio. Noi ora si vede sullo schermo così, diciamo, con una corrente di 0,5 mA che gli stiamo inviando, ci dà questa curva qui. Vediamo quest'altro transistor che è, ripeto, uguale, però cambia la marca. Già a prima vista, spostando questo qui
spostando il commutatore dall'RCA al Fairchild, notiamo che il Fairchild in questa maniera qui rende meno, cioè ha un beta inferiore, mentre l'RCA è superiore. Ora ho scelto per fare le prove un RCA che avesse un beta piuttosto alto rispetto ai normali 2N3055, perché di solito hanno un beta leggermente più basso, sicché diciamo questo Fairchild qui alla fine poi rientra nel beta classico. Sicché questo ha un beta già più alto, io confronto, ne voglio scegliere un altro che abbia un beta simile, già questo lo posso scartare perché non va bene. E allora lo mettiamo qui da una parte, lo mettiamo, e ce ne mettiamo un altro. Ho un altro Fairchild, rimettiamo il transistor, lo colleghiamo, ora sotto prova c'è sempre il campione, l'RCA, proviamo quest'altro perché quell'altro era bassino, questo è ancora più basso, infatti ho scelto un altro 2N3055 che avesse un beta, ne ho scelto uno con un beta più alto, uno con un beta normale diciamo e uno con un beta più basso, che è questo. Sicché già a prima vista abbiamo già mi lego. Sicché già a prima vista abbiamo notato che se vogliamo scegliere comunque un transistor con caratteristiche simili, col tracciacurve è piuttosto facile farlo, basta mettere il campione e prenderne uno che già le curve si avvicinino. Non ci dirà che è uguale, perché poi faremo la misura del beta su tutti quelli che vogliamo, le selezioneremo in maniera più approfondita, ma già così scartiamo quelli che non vanno bene. Allora, ora facciamo la misura del beta sull'RCA. Allora, si è detto sono 50 mA. Ora, ovviamente il beta o l'HFE, come vogliamo, il guadagno del transistor, chiamiamolo come vogliamo, si calcola facilmente, è corrente di collettore diviso corrente di base. Allora in questo caso la corrente di base è 0,5 mA. Noi andiamo a prendere una curva qualsiasi di queste, di solito prendiamo la terza curva perché è diciamo una via di mezzo, non tanto perché la terza curva ci piaccia più di un altro. Di solito si sceglie la terza curva perché è un pilotaggio medio del transistor. Allora, ogni riga, noi si è detto che abbiamo una corrente di collettore, ogni quadretto sono 50, che sono 50, 100, 150, circa 165 mA di corrente di collettore. Mentre come corrente di base si è detto abbiamo 0,5 mA, però va moltiplicato per il numero di righe, sicché 0,5 mA per la prima, la seconda e la terza sono 1,5 mA. Ora se trovo, vi passo davanti un secondo, prendo la calcolatrice e se noi facciamo appunto 165 diviso 1,5, otteniamo che questo transistor ha un beta di 110. 110 ovviamente con questa corrente ha un beta di 110 pilotato con una corrente di 1,5 mA. Se andiamo per esempio a vedere invece che la terza traccia, la quinta traccia, cioè questa, abbiamo praticamente sono 50, 100, 150, 50, 100, 150, 200, 250, sono 300 mA di corrente di collettore alla quinta riga, mentre di corrente
che gli mando in base va moltiplicato il famoso 0,5 per 5, 0,5 per 5, lo faccio con la calcolatrice così non mi sbaglio, sono 2,5 mA. E qui abbiamo pilotato con una corrente, invece che di 1,5 mA come prima, di 2,5 mA, vediamo il beta a quanto lo abbiamo. Sicché abbiamo 300, che è la corrente di collettore, 300 mA che è la corrente di collettore, diviso 2,5 che è la corrente in base, abbiamo 120 di beta di guadagno. Praticamente qui il beta è aumentato rispetto l'abbiamo pilotato con una corrente più alta, però dicevo il beta è aumentato perché l'abbiamo pilotato con una corrente più alta. Se andiamo a vedere la sesta traccia, l'ultima praticamente sono 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 mA, diciamo, di corrente di collettore. Mentre sempre 0,5 per 6, 5 per 6 sono 3 mA. Questa volta siamo passati da 1,5 a 2,5 a 3 mA. Ora 350 diviso 3, il beta praticamente è leggermente calato rispetto alla penultima riga. Praticamente abbiamo un beta di 116 invece che un beta di 120. Questo perché la corrente di collettore, cioè il beta, il guadagno del transistor, non è che noi pilotiamo la base a corrente infinite e lui a un certo punto il beta diventa infinito, il guadagno diventa infinito, a un certo punto si stoppa, e in questa maniera possiamo capire che pilotandolo troppo ovviamente il transistor cala di guadagno. È una cosa importante, come avevo già detto quando si provava i transistor col prova transistor, per non sovrappilotare poi il transistor, dipende in che circuito andrà montato, per andare a pilotare il transistor con una corrente di base che sia adeguata e che non sia una cosa né troppo esagerata, perché poi alla fine il transistor si rovina perché va a guadagnare meno di quello che si pensava e sicché scalderà, né con una corrente troppo bassa, perché è la stessa cosa, se il transistor lo pilotiamo con una corrente troppo bassa alla fine non ce la fa e andrà a scaldare lo stesso. Allora guardiamo invece facciamo la comparazione con il beta di questo 2N3055 della Fairchild. Questo è un poverino, è un pochino in qualche maniera, lasciando i parametri come sono, è un po', si legge male, le curve si leggono male, sicché aumentiamo un attimino la corrente di base, la portiamo da 0,5 mA a 0,8 mA. Vediamo cosa succede. Allora ne consegue la famosa corrente di collettore 50, si va alla terza riga, 50, siamo a circa 85 qui, la terza riga 85 mA di corrente di collettore, mentre la terza riga per 0,8 sono 2,4 mA almeno, vediamo un po', lo voglio fare con la calcolatrice così non mi sbaglio. Allora 0,8 per 3, 2,4 mA, sicché in questa maniera qui abbiamo si è detto 85 mA diviso 2,4, questo transistor che si vedeva che ovviamente guadagnava meno perché rispetto a quest'altro è tutta un'altra cosa,
questo transistor ha un guadagno di circa 35,4, diciamo un guadagno di 36, 35, 36. Sicché è un transistor, anche qui abbiamo visto la differenza fra un transistor e un altro, l'abbiamo comparati e abbiamo visto che questo qui ovviamente non fa il caso nostro, perché ci vorrebbe un transistor diciamo più simile a quello. Ora facciamo la prova dei diodi, facciamo un attimino la prova dei diodi e vediamo cosa succede provando due diodi. Lo stacco un attimino. Ah, no. Fermi tutti. Facciamo. Allora, ora che abbiamo visto il beta del transistor, possiamo andare a controllare la tensione di rottura del transistor. La tensione di rottura spostiamo. La tensione di rottura ovviamente non è che io lo metto su rottura e lui mi guasta il transistor, è nato apposta. Sposto il commutatore nella posizione Vmax, che mi dice la tensione massima che può reggere questo transistor, che ripeto, mediamente mi pare i 2N3055 sono sui 60 volts, ma dei componenti validi reggono anche più tensione. Spostiamo la traccia in maniera che si veda, leviamo la corrente di base perché la corrente di base va tolta per fare questa misura e andiamo a vedere fra questi due pallini che ci sono sullo schermo, che vedete lì. Qui abbiamo 20 volts di visione per ogni quadretto, e allora andremo a vedere che sono 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 volts. Questo RCA è un transistor selezionato buono che invece di 60 volts ne regge massimo, poi schianta, comunque ne regge 140. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Vediamo un attimino, anzi ho sbagliato. Ho sbagliato perché eravamo sul Fairchild. Allora, il Fairchild, cioè questo qui, regge 140 volts, si è detto, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 volts. Avevo il commutatore da questa parte, sicché quello che ho detto finora è sempre valido, però il transistor era il Fairchild. Questo transistor qui, che è il Fairchild, ha una tensione di rottura di 140 volts. Guardiamo un attimino ora l'RCA. L'RCA ha una tensione di rottura inferiore e abbiamo circa, sono 20, 40, 60, 80, 100, 120, diciamo 125 volt. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120 e qualcosa volts. Sicché è, diciamo, quest'altro andava a 140, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 100, diciamo 40 volts, questo qui circa 120 volts, che comunque sia è sempre il doppio della tensione che danno normalmente per un transistor 2N3055. Ci tengo a precisare che tutti e due questi transistor qui sono a norme 1000, erano nati per norme militari, sicché erano transistor selezionati e i transistor che vanno, diciamo, in ambito militare hanno caratteristiche spesso, per non dire sempre, superiori ai transistor ovviamente consumer, cioè quelli che ci vengono in casa. Allora, abbiamo visto il beta del transistor, la tensione di rottura del transistor. Io direi, per non prolungare troppo il video, guardiamo i diodi. Vi passo davanti un attimo, vedete le mie maniche, non sono belle, ma se no finisce che picchio nel cavalletto e lo tiro in terra, così non si vede più perché ho distrutto la telecamera. Allora, per misurare i diodi
Non si usa ovviamente il collettore di base, il coccodrillo di base, perché il diodo ha due terminali. Questo qui è un 1N 4007 e non potremo misurare la tensione di rottura di questo perché va a 1000 volts, mentre questo tracciacurve arriva fino a circa 120 volts, giù di lì, di tensione di rottura. Comunque questo è un 2N30, questo è un 1N 4007, diodo al silicio da 1 A che tutti conosciamo. Da quest'altra parte ci mettiamo un altro diodo, diciamo un diodo X. Ho preso la scossa perché l'avevo lasciato su tensione di rottura e sì che c'era 160 volts qui sopra, ma mi fa bene, mi fa crescere dell'altro, di intelligenza magari. Allora, vediamo un attimino. Questa è la curva che dà, ora la sposto, questa è la curva che, come vedete, che dà l'1N 4007. La curva è dritta fino a un certo punto, poi dal pallino in su sale. Dice che è un diodo al silicio e dice, diciamo che è un diodo comunque. Questo è importante. Mentre se invece commutiamo dall'altra parte, la curva diventa diversa. Oltre a salire, oltre ad esserci questo ginocchio che sale, abbiamo anche quest'altro che scende. Questo perché? Perché questo è uno Zener e il tracciacurve a questo punto, un diodo che non sappiamo cos'è, ci dice se è uno Zener o ci dice se è un diodo normale al silicio raddrizzatore, o se fosse a germanio ci dice, con la curva sarebbe più ampia, ci dice che è un diodo al germanio. Ora, come avevo detto, se noi lo sposto di qua, siamo sull'1N 4007, volessimo vedere che tensione di rottura c'ha, non lo vediamo perché se io lo sposto su tensione di rottura siamo oltre i famosi volts che entrano nell'oscilloscopio e siamo oltre, anche se siamo a 20 volts per divisione, siamo oltre, anche arrivati, qui sono circa 1, 2, 3, 4, 5, sono 10 quadretti, anche se fosse, voglio dire, 200 volts, questo regge 1000 volts e non lo possiamo vedere. Ci vorrebbe un diodo che avesse una tensione di rottura inferiore, ma non ce l'ho. Ora magari lo cerco, ma credo di non averci nulla. Allora guardiamo lo Zener. Lo Zener come tensione di rottura, come si vede, mi dà una cosina piccolina, perché siamo su 20 volts a quadretto, sicché siamo a mezzo quadretto. Se io lo sposto in questa maniera, ho 5 volts per quadretto. Praticamente qui sono due quadretti e infatti questo Zener qui è uno Zener da 10 volts e anche a questo punto io ho visto che in questo caso non è la tensione di rottura ma è la tensione di Zener. Ho visto con l'altra traccia, su tracciacurve, che è uno Zener dalla curva tipica, e ho visto che ha un valore di 10 volts praticamente come tensione di Zener. Un attimino solo, guardo se trovo un diodo al silicio che abbia una tensione di rottura inferiore e torno. Eccomi qua. Allora, prima di tutto facciamo una cosa, tolgo lo Zener un attimo, voi avete pazienza, è vero che vi passo davanti, tolgo lo Zener e ci metto un diodo, questo qui è un diodo al germanio, le tratto, ce n'ho pochissimi, le tratto sempre come oracoli, le tengo lì come statuine perché non vorrei che si guastassero. Allora, ecco, guardiamo il ginocchio mettiamolo qui.
come vedete il ginocchio occupa 2 quadretti, perché è un diodo, vediamo se mi fa bugiardo al tracciacurve, perché è un diodo al germanio, mentre il diodo al silicio, come vedete, ha un ginocchio molto più stretto, è quasi una verticale. Diciamo, se questo occupa 2 quadretti, questo qui ne va a occupare 1, e anche da in questa maniera possiamo capire se è un diodo al germanio o un diodo al silicio. Ora si riconoscono abbastanza bene anche così, però è un'altra cosa che il tracciacurve ci dice. Allora, questo qui, ora che ci metto, invece, vogliamo vedere la tensione di rottura di questo, dovrebbe essere un diodo da 6 A mi pare o giù di lì, ma con una tensione di rottura molto, molto più piccola. Lo spostiamo lì, ecco fatto. Questo qui ha una tensione di rottura di 20, 40, 60, quasi 80 volts circa, perché sono nella posizione 20 volts, sicché anche un diodo normale, ovviamente ripeto, limitato ai 150-200 volts, che mi va a leggere questa tracciacurve, posso sapere la tensione di rottura di un diodo qualsiasi al silicio. E anche questa è fatta. Ora io vi farei vedere un'altra cosa bellina e poi si finisce il video. Bellina per me, poi non lo so se per voi è bello o vi sto annoiando. Le telecamere vanno? Sì, stanno andando. Allora mettiamo 2 componenti qua, ne mettiamo, vediamo un attimino, uno di qua, vediamo se indovino terminali, e uno di qua. Ecco, si è staccato. Allora, non so cosa sono, metto il tracciacurve su tracciacurve, do l'alimentazione in base e alzando, ora centro la traccia, alzando la corrente di base, che in questo caso invece non va nella base, perché questi qui sono uno un SCR e uno un TRIAC, vengono fuori queste righe qui. Per ora queste righe qui mi dicono poco, perché anche se le sposto da quest'altra parte è la stessa cosa, pari pari, sicché in questo caso qui non so qual è l'SCR e qual è il TRIAC. Ho 2 curve che cioè ho due forme d'onda sull'oscilloscopio che sono pari, si sovrappongono, diciamo. Una cosa importante, quelle righe, vedete voi sullo schermo che ci sono delle, come se scorresse verso il basso, però in realtà io lo vedo fermo. Ovviamente è la telecamera che riesce a beccare tutte le imperfezioni dei monitor e compagnia cantante. Comunque, se io aumento la famosa corrente di base, che in questo caso invece è quella del gate, vediamo che innesca. Abbiamo un innesco solo, che è solo qui, sicché questo da questa parte, questo qui è un SCR, perché si innesca solo in su. Possiamo anche vedere, moltiplicando queste righe qui, sono 1, 2, 3 righe per 0, per 2 mA, questo qui si innesca con 6 mA. Possiamo anche vedere quella cosa lì, diciamo. Poi se lo sposto invece da quest'altro lato dove c'è il TRIAC, sempre così non vedo niente fino a che non si innesca. Quando si innesca il TRIAC mi darà praticamente questa forma d'onda sia sopra che sopra, l'innesco me lo dà doppio.
e anche qui se si va a contare le righe sono 1, 2, 3, 4, 5. Questo qui si innesca con, invece che con 6 mA, con 10 mA. Se proseguissi lo vedo ancora meglio, che è un triac, ma mi fa delle cose strane sullo schermo che sono brutte. Comunque si vede che è qui che si innesca e da quest'altra parte che va in giù, da qui in giù che si innesca. Comunque così è innescato, triac innescato sopra e sotto, SCR innescato solo sopra. Io penso che del tracciacurve le cose basilari che si doveva sapere ve l'ho dette. Una cosa importante: tracciacurve, se vedete qui ci sono due boccole, verticale e orizzontale, vanno collegate a un oscilloscopio come queste. Sui due ci sono due boccole, una verticale e una orizzontale, due uscite, due BNC, uno verticale e uno orizzontale, che escono e vanno ai BNC dell'oscilloscopio. Le sposto, allargo un attimino, allargo, e vanno ai due ingressi dell'oscilloscopio, e l'oscilloscopio è posto in YY, praticamente in orizzontale, allora ve lo spiego meglio, se no mi lego. Se non ci fosse niente si vedrebbe un puntino, perché praticamente ho posto in YY l'oscilloscopio, e va usato in questa maniera, e è il tracciacurve che comanda sia gli ingressi orizzontali e verticali dell'oscilloscopio. Non è più lui che se li comanda per conto suo, perché se fosse in modalità normale, come vedete, non si vedrebbe assolutamente nulla. Sempre con questo tracciacurve qui la sensibilità verticale va messa su 0,1 volts su 100 millivolts. Penso comunque a questo punto di avervi detto proprio tutto. Vi voglio lasciare con le curve del transistor sull'oscilloscopio, che mi piacciono di più di quelle del triac, e vi saluterò sulle curve del transistor, che mi piace di più come saluto. Ecco qua, 6 belle curve del tracciacurve, ci fa anche la rima. Allora, come al solito, io vi chiedo di iscrivervi al canale, perché sennò il canale non va avanti. Poi mi sembra di fare, vedo che tutti vedono, tutti no, vedo che in molti guardate il video ma non vi iscrivete, perché le visualizzazioni sono tante per ogni video, però sono più le visualizzazioni che delle persone iscritte per ogni video che faccio. E sicché vi chiedo di iscrivervi, a voi non vi costa nulla, a me fa piacere vedere che la gente si iscrive. Magari cliccate anche sulla campanellina, così quando esce un nuovo video venite avvisati. Mettete un mi piace, commentate, io rispondo a tutti i commenti, se avete notato, quelli che vedo, perché alle volte c'è la risposta al commento del commento e quella magari YouTube non me la fa vedere, la vedo per caso. Comunque quello che vedo rispondo a tutti. Sicché vi saluto per ora, solito ciao ciao a tutti, e ci vediamo al prossimo video.